Buonasera a tutti, bentornati su Wow Podcast Italian. Sono Mia e oggi ho una storia davvero interessante da condividere con voi. Lucas, sei pronto? Ciao Mia, ciao a tutti gli ascoltatori. Sì, sono prontissimo. Cosa è successo questa volta? Allora, ieri sono andata in un negozio di abbigliamento nel centro della città. Ho comprato una giacca bellissima, blu scuro, molto elegante. Sono tornata a casa felicissima. Oh, una giacca nuova. Che bello. Ma aspetta, vedo che hai detto ieri. C'è un problema? Esatto, Lucas. Questa mattina ho aperto l'armadio, ho preso la giacca e ho notato qualcosa di strano. La cerniera non funziona bene, si blocca sempre. Oh no, che sfortuna. E cosa hai fatto? Sei tornata al negozio? Sì, sono tornata subito questo pomeriggio. Ero un po' nervosa perché non sapevo cosa dire. Ma ascoltatori, questa è un'ottima occasione per imparare come fare un reso o un cambio in italiano. Perfetto, raccontaci tutto. Come hai iniziato la conversazione con il commesso? Allora, sono entrata nel negozio e ho detto, buonasera, ho comprato questa giacca ieri, ma c'è un problema con la cerniera. Vorrei fare un reso o un cambio, per favore. Semplice, no? Molto chiaro. E il commesso cosa ti ha risposto? Il commesso è stato molto gentile. Mi ha chiesto, ha lo scontrino? E io ho risposto, sì, eccolo. Ho sempre lo scontrino nella borsa, per fortuna. Brava, lo scontrino è molto importante. Ascoltatori, ricordate, quando comprate qualcosa, conservate sempre lo scontrino. In italiano si dice scontrino o anche ricevuta. È fondamentale per i resi. Esattamente. Il commesso ha guardato la giacca, ha controllato la cerniera e ha detto, sì, vedo il problema. Preferisce un rimborso o vuole cambiare la giacca con un'altra? Oh, questa è una domanda importante. Tu cosa hai scelto, Mia? Ho pensato un momento e poi ho detto, vorrei cambiarla con la stessa giacca, ma in un'altra taglia. Quella che ho comprato è un po' stretta. Così ho risolto due problemi insieme. Intelligente! Hai cambiato la giacca e anche la taglia. Perfetto! E il commesso ha accettato subito. Sì, mi ha detto, nessun problema, signorina. Andiamo a vedere se abbiamo la taglia più grande. Siamo andati insieme a guardare gli scaffali. Che servizio gentile! Ascoltatori, avete notato le parole importanti? Cambio, reso, rimborso, scontrino. Queste sono parole essenziali quando dovete tornare in un negozio. Sì, e anche taglia. È molto importante sapere la vostra taglia in italiano. Io porto la taglia 42, ma a volte anche la 44. Dipende dal negozio. Giusto? E poi cosa è successo? Hanno trovato la giacca giusta? Sì, il commesso ha trovato la stessa giacca in taglia 44. L'ho provata e andava perfetta. La cerniera funzionava benissimo. Fantastico! Quindi hai cambiato la giacca senza problemi. Ma dimmi, Mia, hai dovuto pagare qualcosa in più per il cambio? No, no, il cambio è stato gratuito perché la giacca aveva un difetto. Il commesso mi ha spiegato, quando c'è un difetto nel prodotto, il cambio o il rimborso è sempre gratuito. Che sollievo! Ottimo! Questa è un'informazione molto utile. Ascoltatori, prendete nota. Se il prodotto ha un difetto, avete diritto a un cambio o a un rimborso senza pagare nulla. Esatto, ma se cambiate idea e volete semplicemente cambiare un prodotto che non vi piace più, le regole possono essere diverse. Dipende dal negozio. Questo è vero. Mia, hai chiesto al commesso quali sono le regole del negozio per i cambi normali? Sì, gli ho chiesto, scusi, se volessi fare un cambio senza un difetto, quanto tempo ho? E lui ha risposto, ha 30 giorni dalla data di acquisto per fare un cambio o un reso, con lo scontrino e l'etichetta originale. 30 giorni! È un buon periodo. E l'etichetta deve essere ancora attaccata al prodotto?
Sì, esattamente. L'etichetta deve essere intatta. Se tagliate l'etichetta, molti negozi non accettano il reso. È una regola importante da ricordare. Ascoltatori, state seguendo? Queste informazioni sono davvero preziose. Quando comprate vestiti o altri prodotti, non togliete l'etichetta subito. Aspettate di essere sicuri che il prodotto vi piaccia. Sì, e c'è un'altra cosa importante. Ho chiesto al commesso, e se volessi un rimborso invece di un cambio? E lui mi ha detto che per i rimborsi ci vogliono circa 7 giorni lavorativi. 7 giorni lavorativi? Questo significa una settimana di lavoro, giusto? Non includono sabato e domenica? Esatto, Lucas. I giorni lavorativi sono dal lunedì al venerdì. Quindi se fate un reso lunedì, il rimborso arriva circa il lunedì successivo o martedì. Capito? E il rimborso come funziona? Ricevete i soldi in contanti o sulla carta? Buona domanda. Il commesso mi ha spiegato. Se ha pagato con la carta, il rimborso va sulla stessa carta. Se ha pagato in contanti, può ricevere i soldi in contanti o un buono acquisto per il negozio. Un buono acquisto. In italiano si chiama anche buono sconto o voucher. È un documento che potete usare per comprare altri prodotti nello stesso negozio. Sì, esatto. Alcuni clienti preferiscono il buono perché è immediato. Non devono aspettare 7 giorni. È vero! Ma dimmi, Mia, durante questa conversazione hai imparato altre espressioni utili? Oh sì. Per esempio, il commesso mi ha chiesto: c'è qualcos'altro che non va con il prodotto? Questa è una domanda comune quando fate un reso. E tu cosa hai risposto? Ho detto: no, solo la cerniera. Il resto della giacca è perfetto. Il colore è bellissimo e il tessuto è di ottima qualità. Volevo essere onesta. Brava, l'onestà è importante. Ascoltatori, quando fate un reso, spiegate chiaramente qual è il problema. Non inventate scuse. I commessi apprezzano la sincerità. Assolutamente. E poi, alla fine, il commesso mi ha detto: grazie per la pazienza, ecco la sua nuova giacca, vuole la busta? E io ho risposto: sì, grazie mille, siete stati molto gentili. Che bella esperienza, vedi? Fare un reso non è così difficile. Basta essere gentili e chiari. Sì, e sapete una cosa, ascoltatori? Mentre ero in negozio cucinando, ho visto un'altra cliente che voleva fare un reso. Lei ha detto: Kate, questa gonna non mi piace, è troppo lunga per me. Posso cambiarla? Oh, interessante. E cosa ha risposto il commesso? Il commesso le ha chiesto: ha lo scontrino e quando l'ha comprata? La signora ha risposto: l'ho comprata 2 settimane fa, ma ho perso lo scontrino. Oh no! Senza scontrino è un problema. Cosa è successo? Il commesso è stato gentile, ma ha spiegato: mi dispiace signora, ma senza lo scontrino non posso fare il cambio. È la nostra politica aziendale. La signora era delusa. Che peccato! Ascoltatori, questa storia ci insegna qualcosa di molto importante. Conservate sempre lo scontrino. Lo ripeto, sempre. Esattamente. Io metto tutti gli scontrini in una busta a casa. Così, se devo fare un reso, li trovo subito. Ottima idea, Mia. E dimmi, hai chiesto al commesso se ci sono altri consigli per fare resi e cambi? Sì, gli ho chiesto: quali sono gli errori più comuni che fanno i clienti? E lui mi ha dato una lista interessante. Oh, raccontaci! Questi consigli saranno utilissimi per i nostri ascoltatori. Allora, primo errore: lavare i vestiti prima di fare il reso. Se lavate un vestito e poi volete restituirlo, il negozio non lo accetta. Certo, ha senso. Il prodotto deve essere nelle stesse condizioni di quando l'avete comprato. Secondo errore: aspettare troppo tempo. Se aspettate 2 mesi, probabilmente è troppo tardi. Fate il reso subito se c'è un problema. Giusto.
Non rimandate. Se vedete un difetto o se il prodotto non vi piace, tornate al negozio presto. Terzo errore. Non leggere la politica di reso del negozio. Ogni negozio ha regole diverse. Alcuni danno 15 giorni, altri 30 giorni, altri anche 60 giorni. È vero. Ascoltatori, quando comprate qualcosa, chiedete sempre: qual è la vostra politica di reso? In italiano si dice proprio così: politica di reso o politica sui resi. Sì. E quarto errore. Buttare via la scatola originale. Se comprate scarpe, elettronica o altri prodotti, conservate la scatola. Molti negozi vogliono il prodotto con la scatola originale. Ottimi consigli, grazie a quel commesso gentile. E grazie a te, Mia, per aver condiviso questa esperienza con noi. Prego, ma non ho finito. C'è un'altra cosa interessante che ho imparato oggi. Dimmi tutto, sono curioso. Mentre ero in negozio, ho sentito un altro cliente che parlava di un acquisto online. Ha detto: «Ho comprato questo maglione sul vostro sito internet. Posso fare il reso qui in negozio?» Oh, questa è una situazione molto comune oggi. Molte persone comprano online. E cosa ha risposto il commesso? Il commesso ha detto: «Sì, può fare il reso qui in negozio, ma deve portare l'email di conferma dell'ordine e il numero dell'ordine». Il cliente ha risposto: «Perfetto, ce l'ho sul telefono». Che comodo! Quindi potete comprare online e fare il reso in negozio. Ascoltatori, questo si chiama reso in negozio o in inglese in-store return, ma in italiano diciamo semplicemente reso in negozio o reso al punto vendita. Sì, e c'è anche un'altra opzione per gli acquisti online. Potete fare il reso per posta. Si chiama reso postale o reso tramite corriere. Come funziona il reso postale, Mia? Allora, quando comprate qualcosa online, nella scatola di solito c'è un modulo di reso. Dovete compilare il modulo, spiegare perché fate il reso e poi rispedire il pacco al negozio. E chi paga la spedizione? Voi o il negozio? Dipende. Se il prodotto ha un difetto, di solito il negozio paga la spedizione. Ma se cambiate semplicemente idea, a volte dovete pagare voi la spedizione. Leggete sempre le condizioni. Capito! Ascoltatori, ricordate, quando comprate online, controllate sempre le condizioni di reso. Guardate se la spedizione è gratuita o a pagamento. Esattamente. E un altro consiglio importante: fate delle foto al prodotto prima di rispedirlo. Così avete una prova delle condizioni del prodotto. Ottima idea. Le foto sono come una protezione. Se il negozio dice che il prodotto è danneggiato, voi avete la prova che era in perfette condizioni. Sì. E parlando di protezione, sapete che in Italia c'è una legge che protegge i consumatori? Oh sì, si chiama diritto di recesso per gli acquisti online. Vero, Mia? Esatto, Lucas. Il diritto di recesso significa che per gli acquisti online avete 14 giorni per cambiare idea e restituire il prodotto, anche se non c'è nessun difetto. 14 giorni. Questo è fantastico. Ascoltatori, avete sentito? Se comprate qualcosa su internet, avete 2 settimane per pensare se vi piace davvero. Sì, ma attenzione. Ci sono alcune eccezioni. Per esempio, i prodotti personalizzati, come una maglietta con il vostro nome stampato, non possono essere restituiti. Certo, ha senso. Se è personalizzato per voi, il negozio non può rivenderlo a qualcun altro. E anche i prodotti sigillati, come cosmetici o prodotti per l'igiene, se li aprite non potete più restituirli. È una questione di sicurezza e salute. Giusto. Nessuno vuole comprare un prodotto già aperto da qualcun altro. Ma dimmi, Mia, durante la tua esperienza in negozio oggi hai imparato altre frasi utili? Sì, per esempio, se il prodotto che volete cambiare non è più disponibile, potete chiedere: «Avete un prodotto simile?» Oppure «Potete ordinarmi lo stesso modello?» Ottime domande!
E se il commesso dice che il prodotto non è più disponibile, cosa potete fare? Potete chiedere un rimborso o scegliere un altro prodotto. Potete dire va bene, allora prendo un rimborso oppure posso scegliere qualcos'altro nello stesso prezzo. Nello stesso prezzo? Questa è un'espressione importante. Significa che volete un prodotto che costa uguale a quello che state restituendo. Esatto. E se il nuovo prodotto costa di più, pagate la differenza. Se costa di meno, ricevete un rimborso parziale o un buono sconto per la differenza. Perfetto. Ascoltatori, state prendendo appunti? Queste informazioni sono davvero preziose per quando vivete o viaggiate in Italia. Sì, e c'è un'altra situazione comune, i regali. Se qualcuno vi fa un regalo e non vi piace, potete fare un cambio. Oh, questa è una domanda interessante. Cosa hai scoperto, Mia? Ho chiesto al commesso, se ricevo un regalo e voglio cambiarlo, come funziona? E lui mi ha spiegato che dipende se chi ha fatto il regalo ha lo scontrino regalo. Scontrino regalo? Cos'è? È uno scontrino speciale senza il prezzo scritto. Chi fa il regalo può chiedere uno scontrino regalo invece dello scontrino normale, così voi potete fare il cambio senza vedere quanto costa. Che bella idea! È molto elegante. La persona che riceve il regalo non vede il prezzo, ma può comunque cambiare il prodotto. Esattamente. Potete dire, ho ricevuto questo come regalo, posso cambiarlo. E se avete lo scontrino regalo, il commesso vi aiuta a scegliere qualcos'altro. Fantastico! Ascoltatori, se fate un regalo a qualcuno in Italia, ricordatevi di chiedere lo scontrino regalo. È una cortesia molto apprezzata. Sì, e adesso voglio condividere con voi alcune frasi utili per situazioni difficili. A volte i commessi non sono così gentili come quello che ho incontrato oggi. Oh sì, purtroppo a volte può succedere. Quali frasi possiamo usare? Se un commesso dice che non può aiutarvi, potete dire educatamente «Posso parlare con il responsabile, per favore?» Il responsabile è il manager del negozio. Giusto, il responsabile o anche il direttore del negozio. Sono le persone che possono prendere decisioni importanti. E se pensate che il negozio non stia rispettando i vostri diritti, potete dire «Conosco i miei diritti come consumatore» oppure «Questo prodotto ha un difetto, ho diritto a un rimborso o a un cambio». Bene, ma ricordate, ascoltatori, di essere sempre gentili e rispettosi. Anche se avete ragione, la gentilezza aiuta a risolvere i problemi più velocemente. Assolutamente. E se la situazione non si risolve in negozio, potete contattare il servizio clienti. In italiano si dice servizio clienti o assistenza clienti. Come si contatta il servizio clienti, Mia? Di solito sul sito internet del negozio c'è un numero di telefono o un indirizzo email. Potete chiamare o scrivere e spiegare il problema. Loro cercano di aiutarvi a trovare una soluzione. Ottimo! E quando scrivete un'email al servizio clienti, cosa dovete includere? Dovete scrivere il vostro nome, il numero dell'ordine o dello scontrino, la data di acquisto e una descrizione chiara del problema. Più dettagli date, meglio possono aiutarvi. Perfetto! Ascoltatori, se dovete scrivere un'email di reclamo in italiano, potete iniziare con gentile servizio clienti o spettabile servizio clienti e poi spiegare il problema. Sì, e alla fine dell'email scrivete «In attesa di una vostra risposta, cordiali saluti, seguito dal vostro nome». È formale ma educato. Ottimi consigli! Mia, oggi abbiamo imparato tantissime cose. Facciamo un piccolo riepilogo per i nostri ascoltatori. Sì, ottima idea. Allora, prima cosa, conservate sempre lo scontrino. È essenziale per fare resi e cambi. Seconda cosa, non togliete l'etichetta dai vestiti finché non siete sicuri di volerli tenere. Terza cosa, conoscete le regole del negozio. Chiedete sempre qual è la vostra politica di reso e quanto tempo ho per fare un cambio.
Quarta cosa, se c'è un difetto nel prodotto, avete diritto a un cambio o a un rimborso gratuito. Quinta cosa, per gli acquisti online avete 14 giorni di diritto di recesso in Italia, anche senza un motivo particolare. Sesta cosa, fate foto ai prodotti prima di rispedirli per avere una prova delle condizioni. Settima cosa, se fate un regalo chiedete lo scontrino regalo, così la persona può cambiare il prodotto senza vedere il prezzo. E ottava cosa, siate sempre gentili e rispettosi con i commessi, anche se c'è un problema. La gentilezza aiuta sempre. Perfetto Lucas, ascoltatori, avete imparato tutte queste cose oggi? Spero di sì. E adesso, cari ascoltatori, vorrei farvi una domanda. Avete mai dovuto fare un reso in un negozio italiano? Com'è stata la vostra esperienza? Scrivetelo nei commenti. Sì, siamo curiosi di sapere. E se avete domande su come fare resi e cambi in italiano, scriveteci. Leggiamo sempre i vostri commenti. Esatto. E se questo episodio vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un bel pollice in su. Ci aiuta tantissimo. E iscrivetevi al canale Wow Podcast Italian se non l'avete già fatto. Pubblichiamo nuovi episodi ogni settimana per aiutarvi a imparare l'italiano in modo naturale. Sì, imparare l'italiano non è difficile se praticate ogni giorno. Ascoltate podcast, guardate video, parlate con italiani. La pratica è fondamentale.